Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2025. Ok, abbiamo la carta della luna, amici del cancro. Giocate un po' in casa, con la carta della luna. Può essere un periodo, mi viene da dire nostalgico più che tutto, con la carta della luna. È come se potessero ritornare a galla sentimenti, paure, pensieri legati in qualche modo al passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate anche il link alla promozione di giugno, che è la lettura semestrale, il link al workshop di inizio luglio, dove spiegherò la stesa identikit, quindi come fare l'identikit di una persona, e sempre nella descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con il diavolo, la ruota della fortuna, un 6 di pentacoli, la temperanza, abbiamo un 5 di bastoni, fante di pentacoli e il mago. Ok, avete vari arcani maggiori, devo dire. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, poi farò i vari esempi per gli occupati, i disoccupati, gli autonomi, il denaro, gli investimenti, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo diavolo. Tre di pentacoli e imperatrice. È come se da un lato voleste espandervi, voleste crescere, voleste fare qualche cosa, ma ho l'idea che qualcuno non si senta all'altezza. Cioè è come se questo diavolo fosse la vostra testa che vi condiziona in quello che è tutto il vostro percorso lavorativo, economico. Andiamo però a vedere la ruota della fortuna perché qui c'è un bel cambio. Abbiamo un 4 di coppe. Sì, secondo me ragazzi inizierete a considerare aspetti che fino a questo momento non avete considerato. Tenete presente che la ruota della fortuna è una carta di cambio a 360 gradi, come se ci fosse un cambio completo in questo periodo, e anche però una carta che mi parla di opportunità, di nuove occasioni che potrebbero presentarsi. E vedendo questo 3 di coppe mi viene da dire che potrebbero essere proprio delle collaborazioni. Per qualcuno può far riferimento a persone con le quali collaborare, ma che non avevate preso in considerazione fino ad adesso o che addirittura avevate respinto. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Appeso, 9 di coppe e il matto.
L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Vi dico, fino a questo momento è come se non aveste preso in considerazione certe collaborazioni, certi lavori, certi servizi, certi prodotti, ma invece con questo appeso sì che si inizia a vedere la cosa in prospettiva. Tenete presente che il 6 di Pentacoli è una carta di contratti, è una carta di equilibrio, è una carta di commercio e c'è anche il matto, quindi secondo me è facile che qualche cosa di nuovo, grazie a questa ruota della fortuna, inizi nel prossimo periodo. La luna in questo caso fa anche riferimento ai sogni, quindi non escludo che potreste lavorare in questo semestre per raggiungere un vostro sogno, un vostro obiettivo. Andiamo a vedere la temperanza. 10 di coppe, e 4 di spade. È interessante perché il 10 di coppe è una carta che parla di gruppi, mentre il 4 di spade è una carta che parla di isolamento, di ricarica energetica. E quindi, avendo la temperanza, è un po' come se doveste mediare, se vogliamo, in questo periodo il tempo da dedicare agli altri, da dedicare ai progetti, da dedicare fuori, con il tempo che dovete dedicare a voi stessi. È come se tra appeso e 4 di spade ci fosse proprio bisogno di un periodo di riflessione. Sapete, quei momenti dove uno sta da solo e tira le somme. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Regina di spade e 5 di bastoni. Allora, la regina di spade mi dice che dovete andare dritti come un caterpillar verso quello che volete concretizzare, raggiungere, quelli che sono i progetti, quelli che sono i contratti. Insomma, 5 di bastoni parla di competizione, di concorrenza, quindi secondo me nel tipo di anche nuovo settore, perché qui abbiamo la ruota della fortuna e il matto, può essere che abbiate tanta concorrenza, può essere che ci siano tante altre figure o aziende che propongano magari il tipo di servizio, il tipo di progetto, il tipo di prodotto che avete anche voi. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli, perché secondo me il Fante di Pentacoli è la chiave per primeggiare, no, come si dice, sobresalire. Viene in spagnolo, non mi viene in italiano. Per spiccare, mettiamola così, non mi viene la traduzione letterale, ragazzi. Abbiamo il sole. Cavaliere di coppe. Dunque, il Fante di Pentacoli normalmente è associato alla carta, all'apprendista, quindi è come se steste imparando, o meglio, nel prossimo semestre imparerete qualcosa di nuovo che vi porterà a brillare, ragazzi. Non escludo che potrebbe anche arrivare qualche offerta interessante, anzi datemi una carta per questo Cavaliere di Coppe. 7 di bastoni. Wow, guardate, ho come la sensazione che un vostro concorrente ad un certo punto potrebbe anche essere un collega che non sopportate, non necessariamente, però è come se a un certo punto cioè la situazione cambiasse, da concorrente diventasse alleato. Invece che lottare uno contro l'altro per chi si accaparra più clienti, più visualizzazioni, più pubblico, iniziassimo a lavorare insieme. Wow, e devo dire che c'è la carta del sole, è una carta di grande abbondanza, prosperità, crescita. Andiamo a vedere il mago, perché qui con questo mago qualcosa di nuovo inizia. 9 di spade. E 3 di spade. Guardate, 3 di spade in questo caso mi richiama al sacrificio, ok? Quindi è come se foste disposti finalmente
a sacrificare parte del vostro tempo, parte delle vostre magari risorse per iniziare questo nuovo percorso. Tenete presente che avete anche un 9 di spade, lo sento un po' associato alla carta della luna, a questo essere cupi, a questo preoccuparsi in modo eccessivo per cose che non si sa se effettivamente potranno succedere o no. Tenete presente che il preoccuparsi è proprio il preoccuparsi, cioè occuparsi prima del tempo. Ma se non sappiamo se una cosa si verificherà o no, questo preoccuparsi è una perdita di tempo, fondamentalmente, tempo, energie e via dicendo. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo da chi è disoccupato. Sinceramente, ragazzi, con tutte queste belle carte, secondo me qualche cosa di nuovo inizierà, c'è un cambio a 360 gradi, c'è una carta di contratti e qui in fondo abbiamo un mago che mi parla di nuovi inizi. Ora, se sei tanto che cercate, io ho la sensazione che dobbiate muovervi verso quello che sono il settore dei divertimenti, il settore dei matrimoni, delle cerimonie, mettiamola così, e il settore dei bambini. Lì ho come la sensazione che potreste avere una grande facilità nel trovare qualche tipo di lavoro. Ovviamente, se potete, se siete metalmeccanici, avere a che fare con i bambini, a meno che non gli spiegate come smontare un motore, però voglio dire, anche quello può essere qualcosa, Però comunque la vedo molto molto bene, amici del cancro. Vedo collaborazioni, nuovi inizi, contratti, soldi che arrivano, ma dei soldi parlo dopo. E come vi ho anticipato prima, con questo fante di pentacoli è come se iniziasse a imparare qualche cosa di nuovo, qualche nuova dote che andrete cammin facendo, sviluppando, vi servirà per far partire questo mago, cioè per iniziare effettivamente questo nuovo percorso. Per le persone che sono occupate, allora vi dirò che innanzitutto c'è qualcuno che pensa di non essere all'altezza di qualcosa, ma io ho la sensazione che lo pensiate solo voi. I vostri titolari, i vostri capi, i vostri superiori, invece, pensano che siate perfettamente in grado di assumere un nuovo ruolo e quello sarà. Potrebbero anche arrivare dei soldi in più, effettivamente, grazie a questo nuovo ruolo. E secondo me, guardate, vi dirò, è come se avesse delle doti per riuscire a mediare tra due o più parti e questo sarà quello su cui farà leva il vostro superiore, il vostro titolare per darvi delle nuove mansioni, dei nuovi progetti. Vedo qualche cosa di nuovo che arriva, ragazzi, un po' per tutti in realtà. Se siete lavoratori autonomi, dunque, qui ragazzi, secondo me, con questa ruota della fortuna arriva proprio un cambio a 360 gradi, arrivano nuove opportunità di lavoro, nuovi contratti, nuovi colleghi. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere necessario dover assumere qualcuno in più per proprio poter sviluppare tutta, cioè fate conto, avete un potenziale energetico che è questo, la ruota della fortuna, che dovete solo lanciare in avanti, ok? Quindi lanciate questo potenziale grazie a nuove conoscenze, grazie a nuove persone, grazie a, mi viene da dire anche un modo diverso di vedere le cose. Parliamo di soldi, ragazzi, soldi. Devo dire che non vi potete lamentare, arrivano soldi anche più di quelli
che vi aspettate. Tenete presente che con la ruota della fortuna potrebbero essere premi, potrebbero essere... Io la sincera verità vedo che è più grazie allo sforzo del lavoro che arriveranno soldi, però effettivamente essendoci questa ruota della fortuna potrebbe anche essere qualche vincita al gioco, qualche premio inaspettato. Però devo dire che sarà un settore in espansione, quello economico. Se dovessimo parlare di investimenti, allora una cosa che mi viene da dire, se avete degli immobili da vendere, è come se non fosse un buon momento questo semestre. Non so se perché magari poi in un futuro potreste avere bisogno di quell'immobile o se perché la valutazione in questo momento è scarsa, però è come se non fosse un buon momento per vendere. Lo sento più un buon momento per ristrutturare degli immobili. Nel caso vogliate venderli, è come se doveste un po' rifargli il trucco per poi riuscire a vendere meglio questo immobile. Per quello che riguarda gli investimenti che avete già in atto, sinceramente è un po' ballerina la cosa, non è che vedo grandi guadagni, ma per fortuna neanche grandi perdite, quindi è un po' come se fosse, soprattutto se sono soldi che non potete toccare perché magari sono investimenti fissi, per un certo periodo di tempo, non vi daranno i risultati che vi aspettate, perlomeno in questo semestre, però ovviamente se sono a lungo periodo, sapete, no, gli investimenti nel lungo periodo tendono a dare più profitto quando, cioè dopo un tot di tempo, ecco. Se l'investimento è di 10 anni iniziano a dare, diciamo, più profitti dopo il terzo, quarto, quinto anno. Che altro vi posso dire, ragazzi? Attenzione a chi parla e vi consiglia determinate azioni da intraprendere per la vostra vita lavorativa, ma che in realtà, sapete, sono quelle persone che danno consigli su, faccio un'ipotesi, non lo so, vi consigliano su come vestirvi per dire, e poi la persona in realtà non è un personal stylist, non ha gusto, non ha, cioè nel senso, filtrata sempre da chi viene il consiglio, perché se la persona ha una maestria in quel settore si può permettere di dare consigli perché sono consigli dovuti all'esperienza, però anche in questo caso tenete sempre presente che è tutto sempre soggettivo, cioè le critiche, i consigli, gli appunti che vi fanno gli altri sono filtrati dalle loro credenze, dalle loro esperienze, dalle loro conoscenze e non è detto che se sono validi per loro valgano anche per voi. Va bene ascoltarli, però poi ragionate con la vostra testa. Qui avete la regina di spade, che è proprio una di quelle carte che vi dice di fare le liste dei pro e dei contro, delle uscite e delle entrate, cioè una volta che ce l'avete su carta è immediato, no? Lo vedete in modo immediato com'è la situazione, quindi questo è un po' il consiglio. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Scegli di guarirti. Ragazzi, qui avete la carta della temperanza. Allora, oggi è un giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici e trasformarle in qualche cosa di positivo. Identifica un'area della tua vita che ha bisogno di essere risolta e che ti causa ira o sofferenza e domandati perché non sei ancora nella pace. Concentrati nella quantità di potere che stai sprecando in sentimenti negativi. L'obiettivo, renditi conto che scegli di essere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Wow! Ok ragazzi, ultimo oracolo. Questo volevo uscire. Ti sei ritardato
hai come un ritardo. Marzo. Allora, qui può essere che da marzo sentiate come un ritardo, come un qualche cosa che sia un po' incastrato, o che abbiate sospeso, messo in stand-by qualche cosa a marzo e che insomma ci sia bisogno di, o può essere marzo dell'anno prossimo. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se è marzo di quest'anno o potrebbe essere marzo dell'anno prossimo. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro, mamma, papà, coppie, insomma, soldi. Se volete sapere di che cosa si tratta nello specifico, entrate nelle playlist con le copertine lilla, così potete almeno dare un'occhiata ai titoli dei video e rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Bene, tenete presente che se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino o direttamente dal computer. Bene ragazzi, detto questo io vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!